Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Parliamo di calciomercato in casa Inter con le ultime indiscrezioni sia per quanto riguarda gli affari in uscita, che corrispondono principalmente ai nomi di Zalewski e Aslani, sia per quanto riguarda gli affari in entrata, cercando anche di capire quali potrebbero essere i piani societari queste ultime 2 settimane di calciomercato. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito vi ricordo, se vi sarà piaciuto il video, di lasciare un bel like per aiutare il canale, magari anche una bella iscrizione per non perdere di vista Angolo Nerazzurro. Se poi vorreste essere anche aggiornati su tutti gli ultimi contenuti pubblicati, campanella delle notifiche attiva. Iniziamo dal nome di Zalewski. È ufficialmente, o meglio manca praticamente soltanto l'ufficialità per essere un nuovo calciatore dell'Atalanta, accordo trovato per 17 milioni di euro che permettono all'Inter anche di fare una ricca plusvalenza, visto che il calciatore era stato riscattato poche settimane fa per una cifra intorno ai 6 milioni e mezzo di euro. Trattativa lampo che però sarebbe slegata da quella per Ademola Lookman. In realtà la sensazione è che la trattativa sarebbe slegata forse anche per volontà dell'Inter. Ecco, diciamo che questa trattativa chiusa in così poco tempo e il fatto che non sia stata legata a quella per Lookman ci fa un po' chiudere il cerchio anche sulle tante domande che ci eravamo fatti sia nella giornata di ieri sia nelle ultime settimane. Ecco, il fatto che l'Inter vada a cedere praticamente con una trattativa che è durata una giornata un calciatore all'Atalanta senza avere un'apertura per Lookman è già un primo segnale del fatto che forse l'Inter avrebbe già virato su altri obiettivi, come oggi riporta anche la Gazzetta dello Sport. E questo darebbe anche un po' delle risposte a quelle che sono state le ultime settimane in merito alla situazione di Lookman. Perché l'Inter a fine luglio ha fatto una proposta ufficiale che è stata rifiutata. Da lì in poi si è sempre detto l'Inter attende un prezzo dall'Atalanta, non arriva questo prezzo, ma la domanda è, l'Inter ha richiesto ufficialmente all'Atalanta un prezzo per Ademola Lookman? Oppure oltre quell'ultimo rilancio l'Inter non aveva intenzione di andare, magari aveva valutato Lookman come un affare a 40 milioni, si sarebbero spinti qualche milione oltre, ma non c'era intenzione di arrivare a 50 milioni o oltre per un calciatore di 28 anni. E da qui potrebbe nascere anche il fatto che l'Inter forse non ha neanche chiesto ufficialmente il prezzo all'Atalanta, proprio perché non aveva intenzione di aumentarlo ulteriormente. Ecco, l'Atalanta non ha considerato il calciatore incedibile, non ha fatto un prezzo, forse l'Inter non è andata neanche a chiedere queste risposte e da qui poi deriva il fatto di aver ceduto il calciatore, un altro calciatore ovviamente, Nicola Zalewski, nel giro di pochissimo tempo, e deriva anche il fatto che l'Inter oggi sta valutando di investire su altri profili, grazie anche proprio al gruzzoletto che si sta creando. Oltre alle cessioni delle settimane scorse c'è stata appunto questa di Zalewski, gruzzoletto che potrebbe essere ulteriormente rinvigorito dalla cessione di Christian Aslani. E qui apriamo un altro capitolo, perché secondo le ultime notizie di Sky Sport ci sarebbe l'accordo tra Inter e Bologna per una cifra di 9 milioni più il 40% sulla futura rivendita. 9 milioni secondo me significherebbe praticamente aver svenduto Christian Aslani, perché per come va il mercato attualmente, al netto del fatto che comunque è un calciatore che non ha mai fatto il salto di qualità, che non ha mai convinto, però per come va il mercato attualmente stento a pensare che un calciatore dalle qualità tecniche che comunque sono innegabili come Christian Aslani valga soltanto 9 milioni. Ok che c'è il 40% sulla futura rivendita ed è una percentuale alta, però insomma, però 9 milioni sono davvero pochissimi per un calciatore come Aslani, e questo è, come dicevamo ieri, frutto forse anche di una gestione non ottimale delle cessioni. L'Inter aveva fatto capire apertamente che Aslani fosse quasi un problema che doveva essere ceduto, ed ecco, al massimo dovesse concretizzarsi la cessione al Bologna possiamo trovare solo questo come lato positivo, aver risolto questo problema. In realtà cessione che non è neanche già definita, anche perché c'è ancora da trovare l'accordo totale tra calciatore e società del Bologna. Il Bologna offre un ingaggio tra gli 1,7 e gli 1,8 milioni all'anno, il calciatore ne chiede 2, insomma distanza non incolmabile, anche perché
Aslani è attratto dal progetto Bologna, che gli permetterebbe di restare in Italia, di giocare le coppe europee. Diciamo che forse l'Inter ancora una volta avrebbe ottenuto qualche milione in meno a quello che probabilmente avrebbe potuto ottenere valutando le qualità del calciatore. Dicevamo Inter che poi potrebbe reinvestire questo denaro proveniente dalle cessioni su altri ruoli e altri obiettivi rispetto ad Ademola Lookman. In realtà oggi c'è anche un vertice di mercato tra Marotta, Ausilio e Chivu e si definiranno le scelte. Secondo le indiscrezioni però riportate anche dalla Gazzetta, l'Inter sarebbe alla ricerca di un centrocampista fisico e di un difensore. Quali potrebbero essere questi profili? Per il centrocampo potrebbe quasi clamorosamente riaprirsi la strada per Manu Koné. Il centrocampista non viene considerato completamente incedibile, anche perché la Roma, per completare il suo attacco, ha comunque bisogno di fare una cessione, soprattutto in virtù del settlement agreement che ha stabilito con l'UEFA per il fair play finanziario. E quindi, nonostante quella mezza insurrezione social che c'è stata tra i tifosi giallorossi e nonostante comunque sia una pedina importante nello scacchiere di Gasperini, la Roma potrebbe decidere di sacrificarlo. È una strada semplice? Al momento secondo me non lo è, nonostante questo spiraglio che riapre la Gazzetta dello Sport. Dovesse effettivamente esserci la possibilità, l'Inter si fionderebbe subito reinvestendo i soldi che aveva messo in preventivo per Lookman e forse aumentando l'offerta anche di qualche milione, perché Koné ovviamente è un profilo molto più giovane rispetto a Lookman, quindi 3 anni in meno, 4 anni in meno se non vado errato, e quindi l'Inter potrebbe offrire qualche milione in più anche a quelli proposti all'Atalanta per Lookman e completare così il suo centrocampo. Non dovrebbe riaprirsi la pista con l'Inter cercherebbe comunque un centrocampista fisico, scandagliando però il mercato estero, quindi tralasciando un po' la pista che portava a Keita del Parma. E in questo momento sembra messo anche un po' in secondo piano Frenderup del Genoa, quindi si cerca più il profilo, diciamo, che metta muscoli al centrocampo dell'Inter e che allo stesso tempo comunque assicuri anche una qualità in fase di possesso, un po' l'identikit perfetto di Manu Koné. Investimenti che non si fermerebbero soltanto al centrocampo, perché poi ci sarebbe il reparto arretrato, l'Inter sarebbe pronta a rafforzare anche la difesa. I nomi sono 2 su tutti, uno è quello di Loic Badé, calciatore del Siviglia, che però è in trattativa col Bayer Leverkusen, anche se la trattativa ha subito un rallentamento. L'altro è quello di Omar Solì. In realtà il secondo è molto più semplice da raggiungere, sia dal punto di vista della concorrenza, non c'è una trattativa ben avviata come per il difensore del Siviglia, sia per una questione di costi. Il difensore del Siviglia costerebbe intorno ai 30 milioni, per Solé si prospetta un prestito con diritto di riscatto anche in virtù della sentenza che è attesa per Solé, accusa grave di violenza sessuale, quindi l'Inter non lo prenderebbe a titolo definitivo, sarebbe un prestito con diritto di riscatto. L'Inter addirittura potrebbe rafforzare la difesa senza fare prima una cessione che però l'Inter avrebbe, per così dire, messo in preventivo. Corrisponde al nome di Benjamin Pavard. Ieri abbiamo detto il calciatore non vuole andare in Arabia, quindi rifiuta l'interesse del Neom, però ci sono altre soluzioni. Il Galatasaray a cui era stato accostato qualche giorno fa, c'è il Lille dove tra l'altro gioca anche il suo amico di nazionale Olivier Giroud, che è tornato appunto dall'esperienza negli Stati Uniti, e ci sarebbe anche, in realtà sarebbe stato offerto dai procuratori anche al Barcellona. Al Barça però è una pista che non scalda particolarmente, quindi Pavard resta in uscita, la richiesta sarebbe tra i 18 e i 20 milioni. Inter che però potrebbe andare a completare il mercato proprio con questi 2 profili, quindi un centrocampista e un difensore, al netto delle uscite, visto che comunque ce ne sono state diverse tra quelle delle scorse settimane, quindi coi vari Buchanan, Sebastiano Esposito, Stankovic, e quelle di questi ultimi giorni, Zalewski, e quella che potrebbe concretizzarsi per Christian Aslani. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, cosa vi aspettate da queste ultime 2 settimane, se secondo voi la scelta di non andare a ritoccare l'attacco, considerando anche con le prestazioni di Bonnì, Esposito, il fatto che Frattesi potrebbe essere alzata sulla 3/4,
e cercare invece di mettere qualcosa tra centrocampo e difesa potrebbe essere una scelta efficace, se secondo voi insomma l'Inter che stanno costruendo o che potrebbero completare in queste ultime settimane è un Inter da scudetto. Insomma, come sempre sfruttiamo anche la sezione commenti per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.